Buonasera. È venerdì italiano. Hai visto, questa volta non c'ho dietro i miei trattori, non c'è Cavallo, San Giorgio, Draghi, no, perché purtroppo ci sono delle questioni che vanno assolutamente rispettate. Una di queste è la privacy. Insomma, quindi non è che si può far vedere qualunque. Allora mi sono messo tutta la robina, vedi, tutto a posto, c'è il cessetto, la gomma, la padina, qui c'è una corona su di me, col mio nome, così rispettiamo la privacy. Ma senti, io ho avuto un'impressione. Siccome privacy si scrive privacy, non è che qualcuno ha interpretato male questa parola leggendola e ha cominciato a privarci di diritti, di tutto quello che poteva? Ma forse sbaglio io. Sicuramente è un rischio che potrebbe essere insito nelle parole, perché come io dico sempre, nelle parole c'è sempre il trucco proprio appunto del significato. Ma intanto io parto da un'osservazione che magari insomma tu hai reso in maniera involontaria, perché tra le tante informazioni che ha dato su quella lavagnetta alle tue spalle, per esempio, ammesso che qualcuno non sapesse come ti chiami e chi sei, nel momento in cui tu scrivi Carlo Donelli, là dietro quella informazione, essendo in rete, diventa un'informazione in pasto a tutti e non c'è nessuna protezione che tenga a questa diffusione di questo dato. E finché siamo soltanto al nome e al cognome, capirai che il rischio, diciamo, è minimo, ma il problema è proprio invece nel passaggio di informazioni che avvengono, diciamo, attraverso il digitale. E non è assolutamente un caso che la maggior parte dei fondi del PNRR, quel suono sempre strano che ci ricorda altre musicalità, altri suoni, dedichi grandi risorse proprio alla digitalizzazione. Però probabilmente sfugge una cosa, che c'è una convenzione europea del 4 novembre del 1950 per la salvaguardia proprio dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Quindi sancisce proprio il diritto di ogni persona al rispetto dei propri ambiti privati, quindi della propria privacy. All'epoca non c'era questa tendenza, diciamo, a ricorrere agli inglesismi, per cui si parlava, diciamo, agli ambiti privati, al rispetto degli spazi privati. Poi con il tempo, ovviamente, insomma, privando un po' alla volta una cosa dall'altra, anche attraverso il linguaggio, si è arrivato invece che l'informazione potesse essere in qualche modo condivisa con gli altri. Ed oggi, difatti, il paradosso qual è? Che noi ci troviamo che sono tanti i soggetti che dispongono dei nostri dati, ma noi non sappiamo invece chi sono questi soggetti. Questo, insomma, poi è perché io posso anche ammettere, o meglio, io come qualsiasi persona di buon senso, può anche ammettere che in una giungla, diciamo, come dire, di dati, di informazioni, è vero che gli altri possono disporre delle mie informazioni, ma dovrebbe essere, diciamo, in una condizione democratica che anche io possa disporre dei dati degli altri, cosa che invece non è assolutamente certa. E quando io dico gli altri, non è che mi riferisco a Carlo Donelli, piuttosto che a Cristiano Fazzini, faccio nome di amici, insomma, che sono risaputi, insomma, che sono miei amici e quindi, insomma, non violo la loro privacy perché spesso ci accompagniamo nelle iniziative, nelle manifestazioni, ma sono invece dei colossi che gestiscono questi dati ed iniziano a farlo anche per gli enti pubblici e questo è un dato molto preoccupante. Ora, ovviamente, siccome negli ultimi 15-20 anni la preoccupazione è che alcuni colossi poi detengono informazioni non propriamente in maniera lecita o che magari li detengono in maniera lecita ma ne fanno un uso improprio, ha fatto sì che gli enti preposti alla garanzia di queste informazioni sanzionassero in maniera anche importante alcuni, diciamo, detentori di queste informazioni. E lo dico così giusto a titolo, come dire, di informazione. Ieri 7 marzo Unicredit, che mi pare insomma, dovrebbe ricordare tra le grandi banche operanti sul mercato europeo, è stata multata per 2,8 milioni di euro perché incapace di salvaguardare i dati che sono stati sottratti in maniera furtiva.
quindi questa banca dati che loro detengono non era poi così sicura, ed è paradossale che in una banca la banca si faccia sottrarre la propria banca dati, cioè siamo al ridicolo, al paradosso veramente. Poi ce n'è un altro di colosso, insomma, e qua la cosa diventa un po' più complicata, che è Amazon, che è stata multata per 30 milioni di euro perché le rilevazioni che vengono fatte da due intelligenze artificiali, diciamo nella sua proprietà, che sono Ring e Alexa, sono non conformi a quelle che sono le normative, diciamo, vigenti. Andiamo ancora oltre, e nell'energia, e qua parliamo insomma poi di una cosa ancora più delicata, perché quando andiamo a toccare quei fattori che riguardano tutti indistintamente, perché l'energia è una risorsa dalla quale nessuno può fare a meno, capirete, e infatti in proporzione vedete che sale anche la sanzione che viene comminata a questo colosso, è stata multata per 79 milioni di euro per la cessione di dati di marketing, cioè questi signori acquisiscono i dati attraverso i contratti che noi stipuliamo per avere energia elettrica, e quello sarebbe il prodotto. Per la qualcosa non c'è nulla di male che venga, come dire, venga una compravendita in funzione, ma quando invece vengono ceduti i nostri dati per finalità di marketing, quindi vengono ceduti a soggetti terzi, diventa molto più delicato. Tant'è che appunto è stata multata per 79 milioni di euro. Ma sentite questa che è la più simpatica, la più carina, Meta, che detta così, non, magari a molti può anche sfuggire, ma Meta è Facebook, è la proprietaria di Facebook. È stata multata per 1,2 miliardi per palesi violazioni. Ma come avvengono queste violazioni? Perché uno si iscrive a Facebook, per esempio, a Instagram o questi, diciamo, questi social che detengono poi un patrimonio di informazioni. Ma il problema non è nella registrazione, dove uno magari declina le proprie generalità, nome, cognome, data di nascita, città, e già in quella accediamo tante, ma tante informazioni. Il problema è un altro, che attraverso quei giochetti, quelle diavolerie degli avatar, delle persone che ti pensano in questo momento, noi cediamo una serie di dati sensibili, perché andiamo a raccontare non solo la nostra storia passata, ma anche quelle che sono le nostre aspettative future, e per di più, la cosa più interessante, facciamo rilevare i nostri dati biometrici. Ora vi dice niente che le banche stanno spingendo sull'identificazione attraverso la rilevazione biometrica? Non c'è più bisogno di dire io sono Ciro Silvestri, avrei bisogno di entrare in banca. La banca mi riconosce dai miei tratti che sono unici, unici, così come lo sono i tuoi e quelli di qualsiasi altro essere vivente al mondo, dati unici, ci riconosce e ci permette o ci nega l'accesso ad un luogo o a delle informazioni. E attraverso questo giochetto del rilevamento biometrico degli avatar, noi cediamo praticamente il nostro patrimonio per certi aspetti genetico, perché non sarebbe riproducibile in altra maniera. Non ne parliamo delle impronte digitali che ovviamente vengono immagazzinate su delle piattaforme enormi che gestiscono questo dato. Tant'è vero che la pubblica amministrazione in generale, parlo di pubblica amministrazione in generale, non potendo gestire pacchetti di informazioni così delicati, si affida alla gestione dei privati. Perché dico questo? Lo dico semplicemente perché, per esempio, voi sapete che nella scuola, tanto per capirci, è stato istituito il registro elettronico. Con questo registro elettronico che cosa si fa? Si condividono una serie di informazioni tra l'istituzione scolastica, la comunità dei docenti e le famiglie degli studenti. Per cui, oltre ad aver privato questi poveri studenti anche della libertà di mentire o di dire la verità sul proprio rendimento scolastico, se sono entrati o hanno marinato la scuola, quindi non li educhiamo alla responsabilizzazione perché è tutto, diciamo, online. Noi continuiamo ad immettere questi dati che però non sono immagazzinati, protetti e custoditi dalla pubblica amministrazione, ma da gestori privati che potrebbero essere, forse per combinazione, lo dico così, giusto per suscitare
la curiosità di andare ad approfondire, potrebbe essere Amazon, potrebbe essere Google, sicuramente un soggetto privato, che di queste informazioni ovviamente le fa diventare prodotto, per cui l'uomo diventa prodotto, diciamo, di un algoritmo. E là torniamo al solito ragionamento che magari qualcuno vedrà come un aspetto complottista, ma io lo vedo come una possibilità che oramai è già diventata realtà. Quindi praticamente i nostri dati sono gestiti anche contrariamente alla nostra volontà e contrariamente, come dire, al nostro desiderio di custodire certi aspetti della vita privata. Ora, giustamente, com'è che si va a modificare, o meglio, quando si configura la violazione della privacy? La violazione della privacy diciamo, si ritiene violata quando o si perdono i dati sulla persona, quindi il furto di informazioni che abbiamo sentito comporta, diciamo, una perdita e ovviamente c'è una violazione della privacy, o quando c'è una modifica dei dati anche contro la propria volontà o comunque, diciamo, una volontà manifestata di modificare i propri dati, o nella divulgazione dei dati non autorizzati o all'accesso di dati personali da parte di enti sulle nostre, diciamo, sulle nostre informazioni, quindi degli istituti di ricerca che non esplicitano in maniera diretta la loro volontà di acquisire delle informazioni. Quindi capirete che nonostante regolamenti, leggi e obblighi al rispetto della privacy, noi siamo in una giungla, diciamo, come dire, del rispetto dell'individualità, della vita privata di ogni questione. Addirittura, questo però lo fanno soltanto i malpensanti, una serie di strumenti, diciamo, di alta tecnologia che sono collocati nelle nostre case, hanno la possibilità di trasmettere informazioni sui nostri gusti, sul nostro orientamento, sulla nostra vita ordinaria e così quasi per combinazione queste informazioni gestite da un algoritmo che è un capoccione così, insomma c'è il triplo delle nostre teste messe assieme, quindi un capoccione enorme che molto velocemente, quindi anche se io e te ci impegniamo a fare tutti i calcoli che vogliamo, questo capoccione che cosa fa? Individua quelli che sono i nostri orientamenti e così, giusto per aiutarci a vivere un po' meglio, ci mette delle pietanze già servite davanti, dice forse ti potrebbe interessare questo, forse ti piace questo, forse ti piace questo, privandoci anche del gusto, diciamo, di elaborare con il nostro cervello quali sono le prossime ricerche che andiamo a fare. E questo non porta altro che alla atrofizzazione anche del pensiero, perché non saremmo neanche più costretti a pensare perché c'è qualcuno che lo fa per noi, ma soprattutto quello che è più importante, ci priva di quella libertà, del libero arbitrio di poter decidere della nostra vita. Ora, con tutto il rispetto per la tecnologia, con tutto il rispetto, diciamo, per tutte le diavolerie di natura tecnologica che dovrebbero essere intese come dei facilitatori, probabilmente la questione della tutela della privacy andrebbe leggermente rivista e armonizzata, ma nel principio di rispetto dell'individualità e della vita privata delle persone. Sono assolutamente d'accordo, dicevo come sempre. E come sempre ti faccio i complimenti perché hai esposto in un modo straordinariamente comprensibile dei concetti molto più complessi di quello che sembrano. Eh, C'è un altro vorrei... aspetto, Carlo, se c'ho ancora un minuto, non so a che tempo Sì, siamo, se c'ho sì, ancora un minuto, sì, sì. c'è un'altra questione che mi ha costretto questa settimana, insomma, in qualità di segretario del sindacato Fisi, di avviare un'attività nei confronti, diciamo, di alcune istituzioni, perché, come saprete, le prove invalsi, che sono delle prove, diciamo, sul rilevamento dell'apprendimento dei nostri studenti, erano del tutto anonime fino a qualche tempo fa. Adesso, per effetto del decreto legge 19 del 2 marzo 24, quindi è una cosa recentissima, queste prove che normalmente sarebbero dovute rimanere anonime proprio per non condizionare il giudizio, diciamo, su gli attuali studenti, ma i lavoratori del domani, adesso invece con questi accorgimenti che hanno fatto con questo decreto, le prove invalsi saranno abbinate al diploma dello studente, quindi praticamente il curriculum sarà arricchito di questa caratterizzazione, di questa
specificazione di argomenti, diciamo, abbastanza delicati e che vanno a fare una fotografia, diciamo, di tutti gli aspetti, quindi privando anche tutti gli altri enti interessati in futuro a rilevare le capacità di quella persona a non farlo, perché sarebbe condizionante il giudizio che sarebbe, diciamo, allegato in quella fase specifica della vita di uno studente, che potrebbe cambiare dopo un mese, dopo un anno, dopo 2 anni. E invece quella carta ci accompagnerà a vita, e ovviamente riteniamo che questo sia una grossa limitazione del diritto, diciamo, alla privacy, e ci fa veramente specie che siano istituzioni del nostro paese, i ministeri, a fare ricorso, diciamo, a questi aspetti così delicati e in palese violazione della privacy. È drammatico, è drammatico. Vorrei aggiungere una cosa. Tu sai che lavoro faccio e sai che collaboro con persone che fanno il mio stesso lavoro. Sono un fisico teorico e loro invece anche. Da qualche tempo, saranno 3 o 4 mesi, stiamo parlando di un argomento fra i tanti, che io trovo spaventoso a dire poco. Questi, questi affari qua, questa roba qua, i nostri telefonini possono essere in grado di captare le nostre onde cerebrali, interpretarle, quindi leggere i nostri pensieri e poi proporci delle cose. Io chiedo sia a te che a coloro che ci stanno ascoltando, a me è successo, se vi è mai successo che stavate pensando intensamente a qualcosa e il vostro telefonino vi ha mandato un messaggio che riguardava proprio quella cosa lì. A me è successo e ho avuto modo anche di segnalarlo pubblicamente, il che significa, e questo non sarebbe una novità, che la tecnologia è più avanti di quello che noi pensiamo, e quello che veniva ritenuta fantascienza, che ne so, 50 anni fa, nelle tecnologie per esempio militari, che solitamente sono quelle più avanzate, erano già il quotidiano, erano già la realtà. Oggi appunto non mi sento di escludere assolutamente che ci sia la possibilità per alcune tecnologie anche di captare in qualche modo il pensiero, non so in che forma questo possa avvenire, ma sicuramente di poterlo captare, e ovviamente, diciamo, dare quei suggerimenti che possono condizionare o addirittura orientare i nostri comportamenti. D'altronde l'elettroencefalogramma esiste già da tanti anni e queste sono applicazioni sviluppate sulla base di quell'interpretazione del pensiero che un tempo aveva un senso medico, adesso ha un senso strategico. Ma Poi cioè, non ci dimentichiamo anche di un altro aspetto fondamentale, perché non saremo adesso noi gli eretici a dire che, come dire, le potenzialità del cervello, sono, diciamo, come dire, individuate molto al di sotto di quello che sono le reali potenzialità. Non è assolutamente, come dire, fantascientifico pensare che noi queste, facoltà comunicative le possiamo esercitare anche se non in maniera consapevole, ragion per cui un'intelligenza, una tecnologia pronta a recepire questi messaggi possa in qualche modo, come dire, condurli in una certa direzione, o comunque intanto iniziare a custodirli, mettere in un contenitore e capire quale potrebbe essere il nostro sviluppo, il nostro orientamento nei mesi, negli anni successivi, perché prevedere il futuro, qua non si tratta di essere maghi, ma si tratta di capire quali sono le potenzialità, diciamo, di tante individualità che diventano la massa, permette anche di andare a modificare alcuni comportamenti di natura sociale. Insomma, questo sinceramente penso che sia una cosa possibile, per quanto, diciamo, abbastanza fantasiosa raccontato in questo modo, ma credo che appunto ci stiamo muovendo in una direzione che è molto al di sopra di quello che c'è evidente, di quello che riusciamo a vedere. Siamo ancora distratti da tante, troppe bombe e missili che ancora cadono e che servono a distruggere le vite, ma nessuno può negare che siamo anche già nel bel mezzo di una guerra di natura biochimica, che può, diciamo, portare la vita o la morte in determinate aree del mondo, a prescindere dalle dichiarazioni di guerra o da quant'altro. Quindi non mi meraviglierei che siamo ancora un po' un passetto più avanti e che siamo già alla manipolazione del pensiero. sì, purtroppo sì.
Chiro, niente. Io credo che anche questa sia stata una trasmissione veramente straordinaria, forse una delle più straordinarie, anche perché ci siamo addentrati in una dimensione che non avevamo ancora esplorato, una dimensione quasi metafisica, ma che in realtà è proprio fisica. Quindi non mi resta che salutarti con un grande arrivederci, ringraziarti di tutto ciò che hai detto fino adesso per noi e mi raccomando, ascoltatori, d'ora in poi il vostro telefono guardatelo con altri occhi perché lui vi sta ascoltando. Ciao Ciro, buon fine settimana. Ciao Carlo.